La mente è come il paracadute e funziona solo se è aperta. Ho preso in prestito questa frase da Albert Einstein perché è interessante come la psicologia umana funzioni spesso come un acceleratore oppure come un freno a mano tirato, a seconda di come viene usata. Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai opinione, diceva James Russell Lowell. Eppure spesso, pur non essendo né morti né stupidi, ci rifiutiamo di cambiare idea su qualcosa anche quando tutto ci dice che potrebbe essere una buona idea cambiarla. Diversi anni fa, durante un lungo trekking di più giorni nelle colline toscane, fummo ospitati da un amico che chiamerò Paolo, nome assolutamente di fantasia. Paolo ci offrì rifugio per la notte. E la sera a cena, come spesso accade in queste occasioni, parlammo un po' di tutto, ma poi alla fine entrammo nell'argomento cavalli, ovviamente, e anche giustamente. Non poteva essere che così. Chi ama questi animali parla quasi esclusivamente di loro. Lui, ex agonista di gare di endurance, ed io che ormai di gare non ne facevo più e che invece erano anni che studiavo equitazione naturale. Presto l'argomento andò a cadere sul tipo di approccio e di addestramento che usavo e quanto il programma Parelli fosse diverso dai sistemi tradizionali. Passai più di un'ora a contrapporre le mie motivazioni alle sue. Ogni volta che lui provava a cercare di mettermi in difficoltà, io gli spiegavo per quale motivo invece era giusto usare un approccio più psicologico e meno aggressivo nei confronti del cavallo e quali potevano essere i vantaggi sia in termini di risultati sia in termini di sicurezza. Dopo un po' che andava avanti la cosa, Paolo volle terminare il dibattito aggiungendo una frase che non dimenticherò mai. Paolo disse: "Però Sergio, devi concordare con me che ogni tanto qualche legnata ci vuole". Ecco, io ero stato più di un'ora a parlare con una persona cercando di fargli capire il mio punto di vista, ma era stato tutto tempo perso. Non aveva neppure provato a pensare diversamente. Inizialmente pensai che fosse colpa mia e che non fossi stato sufficientemente bravo a spiegarmi. Sì, in effetti lo vedevo un po' come un fallimento, perché all'epoca la vedevo quasi come una missione far capire a più persone possibili che c'era un modo diverso di vivere il cavallo, che avremmo potuto ottenere ben più grandi risultati usando dei sistemi migliori per noi, per i cavalli, migliori in tutti i sensi, più sicuri e più efficaci. Poi ho continuato i miei studi sulla psicologia umana, cosa che mi ha sempre appassionato fin da giovane, ed anche i miei studi per diventare istruttore, e solo dopo anni ho cominciato a comprendere i motivi per cui le persone spesso, neppure di fronte all'evidenza, vogliono cambiare idea. Uno psicologo italo-americano di nome Robert Cialdini, nel suo libro Le armi della persuasione, parla di 6 scorciatoie, che adesso chiameremmo anche bias cognitivi. Uno di questi è quello relativo alla coerenza. La coerenza nella nostra società è ritenuta una dote preziosa, tant'è che persone che cambiano spesso opinione o che non riescano a portare avanti una decisione sono viste come persone di cui è bene non fidarsi. Questo perché una decisione, per essere presa, ci richiede sempre un dispendio di energie, inteso come tempo, risorse, eccetera, in cui analizziamo i pro e i contro ed infine, valutato tutto, ci facciamo un'idea e prendiamo appunto la nostra decisione. Cialdini spiega che una volta presa questa decisione siamo portati a difenderla, perché altrimenti significherebbe che tutto quel dispendio di energia, tempo e risorse sarebbe stato inutile. In poche parole è come se il nostro cervello si rifiutasse di ammettere di aver buttato via il suo tempo a pensare a qualcosa di sbagliato. Ecco perché il principio di coerenza, come viene chiamato dallo psicologo, è così forte in noi. Ed ecco perché il mio amico Paolo non vacillava neppure un po' sotto le mie motivazioni che gli smontavano costantemente ogni esempio che faceva. Uno dei problemi che spesso incontrano gli studenti Parelli alle prime armi, quando iniziano a praticare con i loro cavalli le basi del programma, magari lavorando da terra semi nascosti da qualche parte nel maneggio che li ospita,
è l'intolleranza da parte delle persone che li circondano. Spesso sono criticati e anche derisi dai cavalieri, istruttori, ma anche purtroppo a volte dai veterinari e maniscalchi, che solo perché li vedono fare delle cose che per loro non hanno una spiegazione, si sentono il diritto di dire la propria. A volte mossi anche dalle più buone intenzioni, intendiamoci, pensando che magari qualcuno si potrebbe fare anche male. Tutto ciò è ancora più accentuato quando il neo studente Parelli è anche nuovo del mondo dell'equitazione, magari ha solo qualche mese di esperienza oppure è alla sua prima esperienza con un cavallo di proprietà. Sicuramente molti di voi si riconosceranno un po' in questa mia descrizione, perché il problema è molto diffuso e spesso è così grande che in alcune occasioni ho avuto studenti che dopo un po' hanno abbandonato il programma, tanto si sentivano esclusi dal gruppo. Sì, perché un altro bias cognitivo individuato dallo psicologo Cialdini si chiama principio della riprova sociale. Il principio della riprova sociale dice che per giudicare se una cosa è giusta o sbagliata, nella maggior parte dei casi ci affidiamo al giudizio degli altri. E se nella scuderia tutti ci deridono oppure ci dicono che stiamo sbagliando, finisce che ci crediamo anche noi. A volte poi mi capita che alcuni studenti si mettano invece a fare come volevo fare io ai tempi dell'incontro col mio amico Paolo, ovvero cercare di convertire tutti quelli che incontravo, come fosse un prete ai tempi delle colonie americane. Ma esattamente come mi era capitata a me, anche loro spesso non riescono nel loro intento, a causa ancora una volta del principio di coerenza. Con l'esperienza e grazie anche agli studi fatti per diventare istruttore, ho capito che non dobbiamo mai fare quello che gli americani chiamano extra miles, ovvero non dobbiamo mai fare della strada in più per andare a prendere qualcuno che non vuole pensare diversamente. È un inutile dispendio di forze e non è neppure giusto, perché ognuno ha bisogno di seguire la sua strada per diventare sempre più consapevole e magari un giorno arrivare al punto di ricredersi sulle proprie idee e decidere di proseguire in un percorso diverso. Dobbiamo comprendere che noi non siamo nessuno per poter cercare di inculcare le nostre idee negli altri, neppure se sappiamo che potrebbero far stare meglio sia la persona che il suo cavallo. Non ne abbiamo il diritto. Quello che possiamo fare però è rimanere coerenti con la nostra idea e continuare nel nostro percorso cercando di raggiungere il nostro obiettivo, che però dobbiamo ricordarci che è solo nostro e non può essere sovrapposto a quello di qualcun altro. Coloro che vi criticano mentre vi esercitate con il vostro cavallo in movimenti e giochi a loro sconosciuti e incomprensibili, hanno dedicato tanto tempo, risorse, energie e soldi per imparare quello che sanno e che nel loro modo di vedere funziona. Perciò non possiamo pensare che i loro principi di coerenza e riprova sociale non provino a tenerli indietro sulla loro vecchia strada. Perciò la prossima volta che vi capita qualcuno che vi critica mentre giocate col vostro cavallo, lasciate perdere e invece di spendere energie nel cercare di far cambiare la sua idea, impiegate quell'energia e quell'impegno nell'obiettivo che vi siete prefissati e, come disse Confucio, non importa che tu stia procedendo molto lentamente, ciò che importa è che tu non ti sia fermato. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.